amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione al video trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo fermento e movimento con le cicogne o la cicogna che indica un cambiamento, quindi magari per molti di voi che si stanno spostando, muovendo non solo una partenza, un ritorno, un viaggio, un trasferimento, ma anche muoversi molto nelle cose che si fanno, nelle azioni, nelle decisioni, quindi ecco perché c'è gran fermento soprattutto all'inizio della settimana. Magari, come ci dice il nostro anello, ci sono questioni importanti di impegno a livello personale, di accordi, collaborazioni, quindi anche questa carta in un certo senso ci parla di un trend abbastanza frenetico, potrebbe essere stressante ma comunque molto molto positivo e costruttivo, anche perché molti di voi si stanno preparando a una fase importante della vostra vita, sia per gestire meglio alcune cose che state facendo e quindi creare meno tensioni, meno incertezze e confusione e seguire una certa direzione di gioia, di ottenere dei risultati, di essere molto più spensierati e sereni, di anche portarsi verso un nuovo inizio. E la parte più positiva poi si vede verso la fine della settimana, dove comunque c'è un ottenimento e c'è questa fase di preparazione. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci, e troviamo anche un po' quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. In questo ambito ovviamente consiglio di ascoltare perché parliamo principalmente di amore, coppia single, però alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di famiglia e di amicizia. Troviamo la Genziana. Questa è una carta di fermento e di movimento, soprattutto interiormente, perché può portare un po' di confusione, un po' di incertezza. Abbiamo bisogno di chiarire, abbiamo bisogno di affrontare le cose in modo diverso, soprattutto nelle relazioni più importanti. Infatti occorre prudenza, occorre un certo tipo di dedizione, di ascolto, e quindi proprio per trovare unione e collaborazione, per far funzionare le cose in un certo modo. E poi abbiamo la carta digitale che indica un po' di tensione. Magari è vero, può esserci perché alcune divergenze, alcune idee totalmente diverse possono effettivamente confondere. Questa carta ci dice comunque di fare attenzione, perché magari se il nostro intuito ci dice qualcosa, che c'è qualcosa che non va, che magari non siamo proprio ben sicuri di poter trovare un accordo, o abbiamo proprio paura che ci vengano dette delle bugie, che delle cose non sono proprio come sembrano, ecco, queste ci stanno indicando che è la settimana giusta, è il momento giusto proprio per comprendere meglio, per avviare un ascolto molto più profondo, meno superficiale, perché potrebbero esserci delle cose nascoste, non necessariamente negative, che appunto possono portare un po' di turbolenza. Questo vale anche per i single, perché
queste carte, se ovviamente state frequentando qualcuno, è normale che soprattutto in una fase iniziale, ci siano delle cose che non ancora sono pronte ad essere manifestate o dette e allora questi si possono creare dubbi e incertezze. Per chi non ha nessuno, magari si vede un periodo che può essere in fase di cambiamento, non totalmente soddisfacente, nel senso che ci può essere un nuovo inizio, di amicizia, di conoscenza, però i dubbi e le perplessità ci sono, quindi io consiglio sempre di capire bene, chi avete di fronte, ascoltare il vostro intuito, quello può funzionare benissimo, perché magari c'è qualcosa che non vi viene detto, c'è qualcosa di nascosto, magari l'altra persona potrebbe essere impegnata oppure, dirvi che al momento non è pronta a passare uno step successivo o altre cose, magari che appunto, come sottolineo sempre, ascoltate il vostro intuito. E adesso passiamo alla parte più pratica, quella del lavoro e delle finanze, dove possiamo vedere delle indicazioni importanti per vari aspetti. Troviamo la carta dell'amica. È vero che si può riferire a una persona nello specifico che magari può essere presente nell'aiutarci e nel sostenerci, magari dandoci anche dei buoni consigli e aprirci delle opportunità, delle strade diverse. Può riferirsi anche al nostro modo di intervenire e di affrontare le cose, quindi di essere comprensivi, di essere sereni, di osservare, di valutare. Può anche esserci una situazione un po' spiacevole dove abbiamo la possibilità di prendere il controllo, soprattutto nello stress o di alcune dinamiche che abbiamo visto possono essere abbastanza movimentate in questa settimana. Quindi occhio a questa carta del dispiacere, non è totalmente negativa, ma comunque ci fa capire che per ottenere dei risultati dobbiamo impegnarci tanto e quindi sì, è possibile una vittoria, una soddisfazione, però che fatica. E poi può indicare degli ostacoli, dei problemi dovuti a degli atteggiamenti di qualcuno, dei blocchi. La nostra azione potrebbe essere limitata per delle critiche o esserci comunque un qualcosa che dobbiamo proprio affrontare nel modo, come abbiamo visto, più sereno possibile. Si possono aprire delle nuove situazioni, però ovviamente, come abbiamo visto, se cercate collaborazione, aiuto e sostegno, questo è il momento giusto per avviarsi. Se magari cercate più serenità e più tranquillità, magari bisogna superare degli ostacoli, soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro. È vero che si possono aprire delle prospettive, magari anche grazie a qualcuno o a merito vostro, all'impegno che ci state mettendo nella ricerca, però forse è ancora una fase di movimento, di cambiamento, dove ci sono alcune cose che devono essere ancora concluse e sistemate, oppure si stanno muovendo lentamente, purtroppo, però verso una nuova direzione. Si conclude qui la lettura. Vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!